Rieccoci quest'oggi, come potete vedere, con un mazzo che io amo particolarmente, ossia gli Afro Brazilian Tarot. Questo è un mazzo che ci proviene direttamente dal culto Yoruba e dal candomblé brasiliano. Voi sapete ragazzi, come al solito, che io vi lascio sempre il link in descrizione di un mio video precedente in cui descrivo l'origine ovviamente del candomblé brasiliano e di conseguenza anche l'origine di questo stesso mazzo, che è un mazzo che, vi ripeto, io amo particolarmente proprio perché ci permette di riassaggiare in realtà due tradizioni spirituali, religiose e culturali così profonde come appunto il culto degli Yoruba e ovviamente appunto il candomblé brasiliano. Culto Yoruba che proviene direttamente dall'Africa, anzi in realtà in maniera specifica dalla Nigeria. Yoruba che poi con altri milioni di africani furono deportati nelle Americhe, contribuendo ad uno dei periodi più bui e tremendi della storia dell'umanità, ossia la tratta degli schiavi. Ecco che il culto Yoruba, arrivato nelle Americhe, si è poi in qualche modo unito magistralmente, ha abbracciato comunque la ritualità, le tradizioni appunto degli indigeni, dei nativi americani, dando origine appunto al candomblé in Brasile, piuttosto che alla santeria a Cuba, piuttosto che ad Haiti con appunto il voodoo, comunque con l'udu. Dunque, da questo meraviglioso incontro di più tradizioni e appunto ritualità che nascono appunto religioni tutt'oggi molto diffuse ovviamente, non soltanto ai ragazzi in America ma anche nel resto ovviamente del mondo. Ecco, quest'oggi ci occuperemo del candomblé brasiliano. Utilizzeremo un metodo che ovviamente è tipico e che si usa in maniera, diciamo, tendenzialmente per la maggiore per quanto appunto concerne i Brazilian Tarot. Un metodo che permette, a mio avviso, di analizzare molto bene una determinata situazione e circostanza. Utilizzeremo ovviamente 8 carte, però non è il metodo diciamo più tradizionale che io appunto uso quasi sempre sul canale. Questo è un metodo riservato appunto unicamente agli Afro Brazilian Tarot. Ovviamente man mano che stenderò le carte vi spiegherò esattamente appunto di che cosa si tratta posizione per posizione. Comunque, per chiunque di voi voglia sapere qualcosa, ovviamente in più, inerente proprio a queste religioni, al culto del candomblé brasiliano, vi ripeto, c'è il link in descrizione che riporta direttamente ad un mio video, direi molto esplicativo. Ovviamente quest'oggi cercheremo appunto di capire effettivamente se una persona già impegnata con la quale avete una storia ha mai avuto, ha o avrà mai l'intenzione effettivamente di lasciare la compagna ufficiale. Quindi questa stesa avrà ovviamente come focus in particolar modo l'intenzione di questa persona di allontanarsi dalla compagna ufficiale, che possa essere moglie piuttosto che fidanzata, piuttosto che convivente, cioè una persona che ovviamente lui ha al suo fianco e vogliamo appunto cercare di capire se
questa persona in passato ha mai appunto avuto intenzione di lasciarla, se ne ha ovviamente nel presente e ne avrà in futuro. Cerchiamo di capire qual è lo stato d'animo di questa persona in riferimento ad una possibile scelta e anche ovviamente le energie che circondano questa persona e ovviamente anche le sue paure, gli ostacoli, se ci possa ad esempio essere qualcuno che possa in qualche modo interferire nelle sue scelte. Cerchiamo proprio di scandagliare veramente molto bene ovviamente la situazione. D'accordo? Dunque, direi appunto che possiamo iniziare a mescolare appunto il mazzo degli Afro Brazilian Tarot e dunque per il principio di sincronicità, per chiunque di voi incappi in questo video o lo scelga appositamente, cerchiamo di capire ovviamente la persona con la quale avete una storia nascosta. Ecco, cerchiamo di capire se questa persona ha mai avuto o avrà appunto il desiderio di lasciare la compagna ufficiale, se ci ha mai veramente pensato e ovviamente se ci penserai, chiaramente a questo punto quali saranno gli sviluppi. Vediamo un po'. Perfetto, ora stendiamo le carte sul tavolo secondo appunto il metodo degli Afro Brazilian Tarot. Allora, dunque, ovviamente come sempre allontaniamo dal tavolo di stesa il resto del mazzo e qui ovviamente come potete vedere abbiamo appunto le carte stese secondo appunto il metodo degli Afro Brazilian Tarot. Allora ragazzi, appunto in prima posizione ci occupiamo del passato, quindi cerchiamo di capire se in passato questa persona ha mai ovviamente avuto l'intenzionalità di lasciare la compagna ufficiale. In seconda posizione cerchiamo di capire qualcosa in più sul presente, cioè se ad oggi questa persona effettivamente ha intenzione di lasciare la compagna ufficiale. In questa posizione cerchiamo di capire il potenziale sviluppo futuro, cioè cerchiamo di capire obiettivamente se questa persona, ragazzi, nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, ovviamente penserà di lasciare fattualmente la compagna ufficiale, quindi a breve termine per quanto riguarda le tempistiche del futuro. In quarta posizione cerchiamo di capire il consiglio che viene dato ovviamente a voi in riferimento a questa situazione. In questa posizione lo stato d'animo del soggetto della stesa, cioè come quest'uomo vive effettivamente questa situazione. In questa posizione le energie che obiettivamente circondano questa persona, cioè se ci possa essere qualcuno che in qualche modo possa condizionare le sue scelte. In questa posizione gli ostacoli e le paure insite in questa persona. In questa posizione il responso finale, cioè cerchiamo di guardare, diciamo, a lungo termine, se appunto questa persona penserà appunto entro i prossimi mesi di lasciare la compagna ufficiale.
Dunque, iniziamo dalla posizione del passato e qui abbiamo il 2 di coppe. Allora, sicuramente in passato questa persona non ha mai pensato di lasciare la compagna ufficiale. Ossia, il 2 di coppe parla di ripetuti tentativi di far quadrare, diciamo così, la situazione il più possibile. Cioè, questa persona in passato ha cercato di in qualche modo venire incontro all'altra persona, alle sue richieste e ovviamente alle sue esigenze. Il 2 di coppe parla di impegno, cioè questa persona ha preso sul serio l'impegno che ovviamente lui ha in qualche modo accettato e portato avanti con la compagna ufficiale, cioè questa persona, vedete, ha cercato in qualche modo di tenere unito appunto il rapporto con questa donna. C'era proprio volontà di armonia, cioè ha cercato in qualche modo, anzi in diversi modi, di ovviamente andare incontro, diciamo il più possibile, alle esigenze, alle paure, alle difficoltà, ai desideri di questa donna. D'accordo? Quindi in passato non ha mai pensato di in qualche modo allontanarsi, cioè ha diciamo in qualche modo cercato di ricostruire il rapporto magari a seguito di momenti di crisi, d'accordo? Però il 2 di coppe parla di comunque volontà nel portare avanti comunque sempre la relazione, cioè ha sempre lui cercato, ma anche lei obiettivamente, di sanare delle difficoltà nell'ambito del loro rapporto. D'accordo? Quindi hanno sempre cercato di parlarne, perché il 2 di coppe è una carta che parla anche di comunicazioni, cioè hanno sempre cercato comunque, magari attraverso una sorta di riappacificazione, di in qualche modo trovare una quadra e un punto di incontro, perché il 2 di coppe parla anche di riappacificazione, quindi sono persone che molto spesso potrebbero aver attraversato momenti di crisi e grosse liti, però obiettivamente sono sempre state in qualche modo risanate, d'accordo? Quindi questa è una persona che ha sempre cercato con volontà di non causare tsunami nell'ambito del suo rapporto. Vi ripeto, un rapporto soggetto anche a diverse crisi, perché il 2 di coppe parla di riappacificazioni, quindi potrebbero essere arrivati sull'orlo, diciamo così, di un allontanamento, ma la volontà è sempre stata quella comunque di ricucire. Vediamo ora invece nel presente, e qui no, allora qui abbiamo la torre. Mamma mia, allora la situazione è precipitata in maniera inaspettata, ragazzi, non mi aspettavo una torre subito dopo il 2 di coppe. Cosa è successo? Allora, evidentemente qui è successo qualcosa di brutto, perché ragazzi la torre c'è poco da girarci intorno, è una carta è pesante, diciamo, da viversi, d'accordo? È un arcano che parla di punizione, quindi è un arcano che parla di qualcosa che, vedete, non poggia su solide fondamenta e di conseguenza crolla. Allora, il problema qual è? Che questa volontà che spingeva lui, ma anche lei a questo punto, a riappacificarsi, cioè a trovare una quadra, non era l'amore. Perché abbiamo detto che è un rapporto che ovviamente poggia su basi che non sono solide, non sono stabili. Quindi obiettivamente c'erano delle motivazioni terze, altre, per cui questa coppia ha sempre cercato la riappacificazione, d'accordo? Evidentemente adesso però nel presente questa situazione è venuta meno, o comunque per loro ha meno importanza, meno peso, d'accordo? Cioè vi faccio un esempio, nel caso in cui a tenere incollate queste due persone a questo rapporto fosse appunto stato il denaro, ecco che obiettivamente ad oggi il denaro ha assunto e assume un volto di, diciamo, minor peso rispetto al passato. Evidentemente queste persone, o lui o lei,
in particolar modo lui, perché la stesa ha focus ovviamente su di lui, non ne può evidentemente veramente più. La carta della torre parla proprio di essere arrivati proprio a un punto limite per cui non si riesce più a trovare una via di fuga, una via d'uscita. Quindi se in passato sono riusciti obiettivamente a trovare una quadra, nel presente questa persona è totalmente demoralizzata ed è convinta che obiettivamente tra di loro non ci possa più essere un futuro. Vi ripeto, qui la situazione è cambiata drasticamente. Evidentemente la torre parla anche di cattive notizie, ma insomma, cattive, ecco, è un eufemismo, cioè notizie di una certa pesantezza che comunque hanno portato effettivamente ad una situazione molto rischiosa e grave. Ora, cattive notizie potrebbero essere inerenti alla scoperta del tradimento di lui, cioè lei potrebbe aver scoperto dei messaggi, delle telefonate, oppure lui potrebbe aver anche scoperto qualcosa inerente a Tresche che potrebbe avere anche lei, non è detto che ce l'abbia soltanto lui. Quindi obiettivamente qui potrebbe trattarsi proprio della scoperta di qualcosa obiettivamente di poco pulito. Comunque la carta della torre parla di lacrime e di una trasformazione molto dolorosa e di una possibile rottura. Quindi o queste persone sono in rottura, quindi nel momento presente queste due persone si stanno allontanando inesorabilmente, addirittura potrebbero aver già parlato di ovviamente allontanarsi, per esempio di allontanamento legale, quindi separazione, divorzio, perché no? Oppure potrebbero aver avuto una tremenda, però veramente ragazzi, tremenda discussione, per cui obiettivamente tra queste due persone è calato il sipario o calerà a breve. Ora, la carta della torre è riferita al presente, poi vedremo effettivamente se questa intenzionalità perdurerà anche in futuro. Fatto sta che per rispondere ad una delle domande della stesa, ad oggi ha intenzione di lasciarla? Assolutamente sì, perché questa persona già non si vede più in coppia con lei. Cioè la torre parla proprio di rottura, ragazzi, cioè non c'è più nulla tra queste due persone, non c'è amore, non c'è rispetto, non c'è sentimento, non c'è erotismo, non c'è passione, non c'è desiderio. Qui ci sono trame oscure, la torre parla di oscurità, parla di tradimento, parla di menzogne che potrebbero essere state scoperte. Vi ripeto, o lui potrebbe aver scoperto qualcosa di lei o viceversa, Quindi qui è successo qualcosa di molto brutto e molto negativo che obiettivamente ha posto queste due persone di fronte ad una, diciamo, verità direi piuttosto palese, cioè che il loro rapporto non è mai esistito perché non ha mai poggiato, mai, su basi solide. Ragazzi, qual è la base solida per eccellenza di un rapporto di coppia? L'amore. D'accordo? Queste due persone non hanno mai provato sentimenti. La torre, ragazzi, parla di ovviamente freddezza, parla di aridità. Cioè tra queste due persone non c'è mai stato obiettivamente niente, da nessun punto di vista. Ecco perché potrebbe anche essere bastato veramente un non nulla per far precipitare questa coppia in questa torre. Potrebbero per esempio essere insorti problemi da un punto di vista economico-finanziario. La torre può riguardare anche una grossa perdita finanziaria, investimenti in borsa malfatti, oppure delle grosse perdite economiche, aver prestato del denaro che non è tornato indietro, oppure aver chiesto un prestito che non è stato accettato. Cioè la torre può riguardare anche un licenziamento, quindi tutte situazioni che obiettivamente pesano come un macigno su una coppia e che hanno contribuito e stanno contribuendo a far capire a questa coppia che la loro coppia non è mai esistita. Quindi nel presente questa persona sta pensando di lasciarla, certo, addirittura non si sente più in coppia con questa donna, non fanno più coppia, quindi per alcuni di voi
Questa torre potrebbe proprio rappresentare un allontanamento fisico, cioè lui potrebbe per esempio aver lasciato la casa coniugale, d'accordo? O lei, cioè qui c'è proprio un allontanamento, c'è qualcosa di pesante tra di loro che è ovviamente accaduto e chiaramente che fa già parte della loro progettualità, d'accordo? Quindi ad oggi tra queste persone è veramente calato il sipario. Vediamo ora ragazzi in questa terza posizione il potenziale però dello sviluppo ovviamente futuro, vista questa torre e ovviamente futuro a breve termine. Qui abbiamo la regina di bastoni. Allora, la regina di bastoni rappresenta ovviamente nelle stese tarologiche la consultante, quindi voi. La regina di bastoni o regina di coppe, mentre l'altra donna è la regina di denari o appunto la regina di spade. In questo caso, ovviamente, che cosa significa la vostra presenza nell'ambito di questa coppia? La regina di bastoni è una donna innanzitutto, vedete, molto bella, molto sensuale, molto procace, una donna che chiaramente rappresenta un richiamo per lui, ovviamente a cui non riesce a dire di no e non riuscirà ovviamente a dire di no. Voi avrete un peso molto importante nell'ambito della vita di quest'uomo e ovviamente rappresenterete effettivamente l'ago della bilancia anche per quanto ovviamente concerne questo rapporto. Questo ragazzi ovviamente che cosa significa? Significa che obiettivamente tra voi e questa persona il rapporto diventerà sempre più profondo, molto passionale, a ovviamente spese del rapporto ufficiale, d'accordo? Cioè ragazzi, in una stesa tarologica, quando nel rapporto ovviamente che si sta analizzando di una coppia viene fuori un'altra donna o comunque un'altra persona, sta a significare che quest'altra persona avrà un ruolo fondamentale anche addirittura direttamente per quanto riguarda le sorti del ovviamente rapporto in questione analizzato, d'accordo? Quindi il vostro fascino, perché è una regina di bastoni, ma anche la vostra prudenza, la vostra intelligenza, la vostra discrezione, la vostra dolcezza, la vostra lealtà, che voi ovviamente dimostrerete nei confronti di questo rapporto a cui evidentemente tenete, altrimenti non sareste in questa stesa, ecco che saranno, diciamo, il movente giusto per avvicinare questa persona sempre di più a voi e ovviamente allontanare questa persona dal rapporto di coppia, cioè se con lei evidentemente perdurerà questa situazione di torre, quindi questo allontanamento inesorabile, ecco che invece appunto questa persona si avvicinerà a voi in maniera molto molto importante. Vi ripeto, ciò che attirerà molto questa persona sono i bastoni, quindi ragazzi inevitabilmente il vostro aspetto estetico, la passione, tutto ciò che effettivamente vi lega e che parte sicuramente dai sensi, ma ricordiamoci che la regina di bastoni è anche una donna molto intelligente, una donna profonda, una donna leale ed è una donna molto fedele ai propri principi e ovviamente ai propri progetti. Quindi comunque il vostro atteggiamento, oltre alla vostra bellezza estetica, sarà effettivamente il collante giusto affinché questa persona continui evidentemente ad allontanarsi dalla compagna ufficiale per approfondire molto di più invece appunto il rapporto con voi. Vediamo in questa posizione il consiglio che ovviamente vi viene dato a questo punto dagli arcani e qui abbiamo un arcano maggiore, ossia l'arcano della giustizia. Allora ragazzi, l'arcano della giustizia vi consiglia ovviamente prudenza, vi consiglia discrezione, vi consiglia equilibrio, vi consiglia lucidità e razionalità. Che cosa vuol dire? Anche nel caso in cui questa persona possa parlarvi di un allontanamento importante di questa torre con la compagna ufficiale, rimanete con i piedi a terra, dice la carta della giustizia. Cioè
cercate di, in qualche modo, non innanzitutto spingere sull'acceleratore, cioè non cercare a questo punto di obbligare lui a prendere una decisione. Lasciate che sia il flusso degli eventi ovviamente a portare avanti la situazione, perché evidentemente questo è un percorso karmico, dice la giustizia, che questa coppia deve obbligatoriamente attraversare. Quindi un qualsiasi vostro intervento al fine in qualche modo di velocizzare la rottura tra queste due persone sarebbe una mossa assolutamente controproducente e sbagliata. Quindi vi viene consigliato equilibrio e ovviamente grande razionalità. Non fatevi sogni ad occhi aperti, non costruite castelli in aria, aspettate che le cose siano ovviamente ben definite, nero su bianco. D'accordo? Proprio perché vi ho detto che in passato queste due persone hanno attraversato già momenti di litigio e di allontanamento, quindi cercate di verificare effettivamente se questa torre sia soltanto un momento oppure un allontanamento questa volta definitivo. Vi viene consigliata lucidità, calma, prudenza e discrezione, quindi non cercate di avere un atteggiamento invadente, non fategli mille domande, non forzatelo ad una scelta, andate avanti con la vostra vita, dice la giustizia. Concentratevi, vedete, su voi stesse, sul vostro lavoro, sui vostri affetti, sulla vostra felicità, perché il percorso che attende la risoluzione di questa situazione è lungo, perché la carta della giustizia tra gli arcani maggiori è ovviamente quello che ha le tempistiche più lunghe, assieme all'eremita e alla temperanza. D'accordo? Quindi la risoluzione di questa situazione non è così imminente come possa sembrare da questa torre. D'accordo? Questo non è un cercare di demotivarvi, è semplicemente un cercare di riportarvi con i piedi per terra. La giustizia, ragionate. Quindi non lasciatevi prendere, diciamo, dalla gioia del momento, non portate questa persona con le spalle al muro, del tipo, ok, non andate più d'accordo, avete litigato, hai scoperto che lei ti ha tradito, lei ha scoperto che tu l'hai tradita, dunque lasciala. No, questo è un percorso che deve compiere lui assieme a lei. Non cercate di accelerare i tempi, perché qui la situazione ha risoluzione più lunga del previsto. Evidentemente ci sono situazioni molto più delicate da gestire, ad esempio dei figli. D'accordo? La giustizia parla anche di questioni legali, quindi potrebbero essere sposate queste due persone o potrebbero, per esempio, avere qualcosa in comune, una casa, dei possedimenti, una ditta, una società. D'accordo? Potrebbero lavorare assieme, potrebbero essere soci. D'accordo? Quindi attenzione al voler per forza accelerare i tempi, perché qui i tempi sono lunghi. Quindi la giustizia vi consiglia di andare avanti con la vostra vita e ovviamente, se lo vorrete, di comunque prestar fede al sentimento che provate per questa persona, ma mettendo sempre voi stesse come priorità. Questo è un consiglio che io comunque do sempre in tutte le stese, a prescindere ovviamente dall'aver o meno estratto la carta della giustizia. In questo caso è stata estratta, quindi a maggior ragione ovviamente ve lo ribadisco. Mi raccomando, mettetevi come priorità, d'accordo? A prescindere da qualsiasi scelta o da qualsiasi cosa questa persona possa raccontarvi, ovviamente, del rapporto con la compagna ufficiale. Ovviamente vi ribadisco che comunque il rapporto fra di voi diventerà sempre più importante e profondo, cioè lui si staccherà sempre di più da lei per avvicinarsi alla sua regina, ovviamente, di bastoni. Vediamo, ragazzi, ora in questa posizione lo stato d'animo di quest'uomo, cioè come sta vivendo questa situazione. Ecco, qui abbiamo la regina di spade. Allora, si sente col fiato sul collo. Allora, effettivamente questa è una donna che controlla tantissimo, quindi questa torre potrebbe proprio
essere riferita a lei, ovviamente, per alcuni di voi, cioè la regina di spade, vedete, è una donna molto agguerrita, è una donna anche molto furba, molto intelligente, che lo sta tenendo d'occhio da molto tempo. Quindi è la classica donna che potrebbe tenergli d'occhio il cellulare, piuttosto che messaggi, piuttosto che telefonate, piuttosto che in qualche modo social, le sue frequentazioni, le sue amicizie, cioè è una donna che lo controlla veramente tanto e obiettivamente lo castra nel suo desiderio di vedervi, di stare magari con voi, di sentirvi di più. Cioè quest'uomo si sente molto con il fiato sul collo, quindi questa torre potrebbe ovviamente derivare chiaramente dalla scoperta da parte di lei di qualche magari messaggio, foto di troppo. Cioè questa persona in questo momento è veramente con le antenne chiaramente a 1000, d'accordo? Quindi ecco perché vi viene consigliata la giustizia e la prudenza. Attenzione, perché questa donna non ha ancora ovviamente mollato il colpo, quindi in questo momento dal suo punto di vista il rapporto in qualche modo potrebbe ancora, diciamo, essere portato avanti, anche se chiaramente non c'è più nulla. Lei mi viene come regina di spade, lei non ama più quest'uomo, cioè anche lei non lo vuole più. D'accordo, la regina di spade potrebbe essere anche una donna infedele, quindi anche lei non prova più sentimenti, ovviamente, per lui, non prova più desiderio, potrebbe tradirlo, d'accordo? Però, vi ripeto ragazzi, la regina di spade parla comunque di una donna molto molto attenta, di una donna anche molto triste, una donna molto abbattuta, vedete, una donna disperata, che si è sentita appunto tradita, privata di qualcosa, non compresa, non capita, e ovviamente di una donna molto arrabbiata. Quindi questa donna effettivamente ce l'ha veramente con lui in maniera esagerata, quindi potrebbe effettivamente aver scoperto qualcosa, qualche messaggio di troppo, oppure lui potrebbe magari in un momento di rabbia averglielo confessato addirittura. Ecco, la regina di spade conferma quello che vi ho detto sino ad ora, cioè tra queste due persone c'è stata sicuramente una grossa lite, una lite molto accesa, per cui obiettivamente non se le sono in qualche modo mandate a dire, bensì appunto hanno in qualche modo anche approfittato di questo momento di appunto forte litigio per evidentemente rinfacciarsi di tutto e di più. Quindi una gran brutta coppia che obiettivamente nel caso in cui stia ancora andando avanti in questa farsa, obiettivamente lo sta facendo davvero malamente, perché qui abbiamo questa torre, questa regina di spade. Lei è molto molto arrabbiata con lui, effettivamente molto arrabbiata. Ecco perché la torre, ecco perché lui non vede via d'uscita, perché sa che questa volta lei non gliela può perdonare, o comunque quello che è accaduto fra di loro, quello che si sono detti è qualcosa di troppo grave, per cui obiettivamente fra di loro la situazione obiettivamente sta tanto degenerando, d'accordo? Quindi lei è molto molto attenta, d'accordo? Quindi è effettivamente particolarmente, diciamo, attenta a qualsiasi mossa lui vada a compiere, soprattutto, vi ripeto, cellulare, messaggi, WhatsApp, Telegram, piuttosto che social, d'accordo? Quindi lui si sente vincolato da questa donna, si sente controllato, come tipico della regina di spade. Vediamo ragazzi a questo punto le energie che circondano ovviamente quest'uomo e qualsiasi sua decisione. Qui abbiamo un cavaliere di spade. Allora, qui c'è sicuramente un personaggio, un'energia maschile che obiettivamente tende a, diciamo, anche questa energia a stare particolarmente col fiato sul collo a quest'uomo. Ora, il cavaliere di spade può essere per esempio parente di lei, può essere un fratello, un padre no perché è troppo giovane, può essere un fratello, può essere uno zio, può essere appunto comunque un amico, un caro,
amico, potrebbe essere un cugino, potrebbe essere per esempio anche un familiare di lui, cioè potrebbe essere il fratello di lui che magari non vede di buon occhio la vostra relazione e invece vorrebbe che appunto il fratello possa continuare il rapporto con la moglie, per esempio, d'accordo? Quindi è chiaro che in questo caso qui c'è un'energia maschile che soprattutto a livello comunicativo per quanto riguarda i consigli ci va giù pesante. Perché? Perché è di spade questo cavaliere. Il cavaliere di spade non ha peli sulla lingua, è una persona agguerrita, una persona convinta ovviamente delle sue idee ed è una persona che soprattutto si intromette molto, quindi è una persona che a volte tende anche un po' a, diciamo, superare determinati limiti, d'accordo? Cioè potrebbe essere il classico fratello che non si fa gli affari suoi e che tende a voler portare appunto il soggetto della stesa verso la compagna ufficiale. Nel caso in cui sia un parente di lei, è chiaro che potrebbe essere appunto un fratello piuttosto che, vi ripeto, un cugino, uno zio, comunque un familiare che in qualche modo parteggia ovviamente per lei a spada tratta e di conseguenza potrebbe averlo rimproverato aspramente, magari di fronte alla scoperta di queste, diciamo, situazioni altre che lui ha ad esempio con voi. Ragazzi, significativo il fatto che questi due personaggi siano ovviamente stati estratti uno accanto all'altra, d'accordo? Voi sapete che in tarologia nessuna posizione è ovviamente messa a caso. In questo caso, appunto, questa persona tende, vedete, ad aiutare molto questa regina, cioè è una sorta di bodyguard, diciamo, di questa regina, cioè una persona che obiettivamente l'aiuta e l'aiuterà sempre e comunque. Mi viene sempre chiesto, ma potrebbe essere una persona interessata a lei? Generalmente no, perché ovviamente è un personaggio di spade. Nel caso in cui fosse stato un personaggio di coppe o un personaggio di bastoni, vi avrei detto sì, potrebbe essere appunto qualcuno di interessato a lei e che in qualche modo possa fingere di volerla aiutare e diciamo farle da spalla, però per approfittare comunque biecamente della situazione. È chiaro che in questo caso è un personaggio di spade, quindi non è interessato a lei, agisce dal suo punto di vista per giustizia, come tipico dei personaggi di spade. Cioè una persona che non ama i tradimenti, è una persona che non ama rapporti che si sciolgono, è una persona anche, diciamo, vecchio stampo che obiettivamente non vede nel matrimonio qualcosa che si possa, diciamo, scindere, è una persona che obiettivamente vede nel matrimonio una sorta di per sempre. È una persona che potrebbe controllare lui, perché pur sempre è un personaggio di spade, cioè nel caso in cui sia un fratello, lei potrebbe aver, diciamo, chiesto, sguinzagliato, diciamo, il fratello, in qualche modo a controllare obiettivamente lui. Nel caso in cui sia un amico, potrebbe in qualche modo fingere di prestare orecchio agli sfoghi di lui per poi però andare a riportare tutto a lei. Quindi è un falso amico, cioè lui non si dovrebbe proprio fidare di tutte le persone che lo circondano, in particolar modo di questa energia maschile. Il cavaliere, vi ripeto, è piuttosto giovane, cioè grosso modo ha tra i 35 e i 45 anni di età. Ed è una persona che potrebbe appartenere ad un segno d'aria, quindi gemelli, bilancia, acquario, o potrebbe averne l'ascendente, d'accordo? Quindi è facilmente riconoscibile anche in questo. Per quanto riguarda, diciamo, l'assetto sentimentale, generalmente il cavaliere di spade è single o comunque una persona che non è mai riuscita a, diciamo, trovare l'anima gemella, o è una persona che tende, diciamo, ad inanellare più storie vivendole comunque con grande difficoltà, quindi una persona infelice in amore, d'accordo? Motivo per cui per esempio si fa i fatti degli altri, perché lui non ha una vita e quindi obiettivamente si interessa in maniera morbosa del rapporto tra queste due persone, d'accordo? Quindi comunque è una persona che obiettivamente ha un certo potere, ha un ascendente importante su di lei, perché evidentemente lei si confida con questa persona o si è sfogata con questa persona.
Vediamo ragazzi in questa posizione, penultima posizione, gli ostacoli e le paure. Qui abbiamo il 5 di bastoni che rappresenta i litigi. Allora, questa persona è stanca di litigare, è stanca di bisticciare, è stanca di avere tutti contro, perché obiettivamente il 5 di bastoni, come tutte le carte di grado quinto, rappresentano appunto una molteplicità di persone che si interessano della situazione ovviamente inerente alla stesa. Quindi in questo caso obiettivamente molte persone, quindi non solo questo cavaliere di spade, hanno diciamo provato a dire la loro in riferimento a questa situazione. Quindi obiettivamente ragazzi, molte persone appartenenti alla famiglia di lui o di lei si sono in qualche modo interessate a questa rottura, a questo momento di crisi che evidentemente hanno percepito, che gli è stato riportato dai diretti interessati, e quindi in qualche modo hanno cercato diciamo di fare da calmiere o di creare loro una riappacificazione ex novo tra queste due persone. Cioè qui troppe persone stanno mettendo bocca. Ecco perché la giustizia, ecco perché vi dicevo che obiettivamente qui ci sono situazioni terze che evidentemente stanno condizionando questa situazione, ed ecco perché i tempi lunghi, perché qui troppa gente sta parlando. Troppa gente si sta interessando a questa situazione, troppe persone stanno parlando e obiettivamente non si stanno facendo i fatti loro, ovviamente. Vi ripeto, familiari generalmente, perché le carte di grado quinto parlano di famiglia, quindi o famiglia di lei o famiglia di lui, addirittura entrambe le famiglie, in qualche modo stanno cercando di far barcamenare la situazione. Ecco che questa è una persona stanca, quindi di avere più fronti aperti, quindi potrebbe aver litigato anche con i suoi stessi familiari. Ecco che questa persona sa di dover lottare tanto, troppo, e ovviamente una persona che sa di dover ancora in futuro discutere tanto, troppo, con troppe persone. Quindi il 5 di bastoni, ragazzi, rappresenta sempre situazioni caotiche dove troppe persone in qualche modo sono intervenute sulla questione, creando ulteriore confusione ed anche ulteriori litigi. Cioè obiettivamente la più grande paura di questa persona è di avere più fronti aperti. Ebbene, questa persona avrà più fronti aperti, perché il 5 di bastoni parla di litigi ovviamente non procrastinabili, quindi obiettivamente litigi che arriveranno a breve nella sua vita, per cui si troverà addirittura a scontrarsi non solo con lei, con la regina di spade, con questo cavaliere di spade, ma anche con il resto delle famiglie. Quindi sia ovviamente con la famiglia di lei, ma anche straordinariamente con la sua stessa famiglia, d'accordo? Quindi è una situazione veramente esplosiva, è una polveriera, questo rapporto, ma proprio per l'intervento di terze persone, con le quali lui non avrebbe nessuna intenzione di confrontarsi, ma che sa che prima o poi ovviamente si pareranno sul suo cammino, d'accordo? Quindi situazioni comunque diciamo di discussione, di rimproveri, addirittura minacce, quindi situazioni di ricatti o comunque piccole vendette e dispetti all'ordine del giorno. D'accordo? Quindi una brutta situazione sta vivendo questa persona. Vediamo il responso finale, obiettivamente a lungo termine, come procederà tra quest'uomo ovviamente e questa donna. E qui abbiamo il 13° arcano maggiore, la carta ovviamente della morte. Allora, qualsiasi intervento possano preventivare o attuare tutte queste persone, qui la parola verrà data e viene data un po', ragazzi, però come nella vita di ciascuno di noi, al karma. Che cosa significa? L'arcano senza nome, vedete, rappresenta l'ineluttabile. Rappresenta un cambiamento, ovviamente necessario, fisiologico, che serve in maniera molto severa a in qualche modo distruggere una situazione del passato che ha fatto più male che bene, quindi situazioni del passato dolorose che devono fisiologicamente, vedete, essere portate a compimento. La morte è una carta molto severa perché parla
di una fine obbligata, voluta dal karma, parla di trasformazione, parla di fine, parla di cambiamento improvviso. Quindi, qualsiasi tentativo possano portare avanti tutte queste persone, qui il cambiamento sarà drastico. D'accordo? Quindi ci sarà un'azione forte fatta o da lui o da lei, per cui si renderanno conto che non sarà più possibile andare avanti così. La morte parla anche di un momento di solitudine, di allontanamento reale tra queste due persone, quindi potrebbero, non parlarsi più, non vedersi più per un po' di tempo. Ecco che questo permetterà ovviamente a queste due persone di guardarsi veramente bene dentro e di capire come portare avanti la situazione. Quindi la morte può parlare di una separazione temporanea o comunque addirittura per alcuni di voi di un vero e proprio allontanamento, di un cambio di residenza per guardarsi dentro. Quindi saggeranno un momento di solitudine queste due persone, perché per causa di forza maggiore il rapporto tra queste due persone deve finire, o comunque qui è necessario un movimento forte e inarrestabile per portare a cambiamento totale questa situazione. La morte può parlare anche proprio della fine definitiva di un rapporto per iniziare una nuova storia. Parla comunque di una lezione che queste due persone devono imparare da una sconfitta, cioè dalla chiusura del loro rapporto. Ora, la morte parla di un cambiamento veramente molto forte. Un cambiamento inaspettato, un cambiamento inarrestabile, che deve chiudere con situazioni, abitudini del passato. Qui c'è un passato da eliminare, dei rami secchi da tagliare. La carta della morte parla quindi di una evoluzione inevitabile. Quindi tra queste due persone deve per forza cambiare qualcosa, ma non qualcosa di piccolo, ragazzi, non chi dei due va a fare la spesa, d'accordo? Qui il cambiamento sarà enorme, profondo, ma molto doloroso, perché ragazzi, la morte, esattamente come la carta della torre, parla di un cambiamento comunque non facile da viversi. Queste due persone guarderanno in faccia la realtà, progetti totalmente irrealizzabili, basati sul nulla. Quindi queste due persone addirittura potrebbero, se non è già accaduto, rivelarsi e rinfacciarsi eventuali tradimenti, perché la morte parla di segreti che vengono alla luce, dolorosi ma in maniera benefica, perché queste due persone evidentemente hanno sempre cercato di portare avanti la situazione senza mai fermarsi e guardarsi dentro. Saranno obbligati a farlo, dice la morte, perché qui c'è un cambiamento karmico obbligato. Questo cambiamento, ragazzi, per quanto riguarda le tempistiche, potrebbe già iniziare entro le prossime 4 settimane, perché la morte è una carta che ha validità e azioni rapide, quindi entro al massimo il prossimo mesetto e mezzo, questo cambiamento inizierà. Ma qual è la caratteristica della morte? Ha effetto duraturo. Cosa vuol dire? Che non prevede eventi che si verificano entro le prossime 4 settimane e si risolvono in altrettante 4 settimane, bensì prevede eventi che, iniziano a prendere corpo entro le prossime 4 settimane, ma i cui effetti sono lunghissimi, proprio perché la morte parla di un'evoluzione karmica obbligatoria, cioè queste persone dopo questo cambiamento vedranno la loro vita completamente cambiare. La morte parla di ovviamente una fine,
di un rapporto, di una situazione che ovviamente deve per percorso karmico terminare, quindi portare ad enorme cambiamento, per poi rinascere ovviamente a nuova vita. Quindi la morte rappresenta sempre la fine di qualcosa, in maniera, vi ripeto, dura, dolorosa, per rinascere ovviamente a nuova vita. D'accordo? Quindi parla della chiusura di un rapporto del passato per aprirsi a qualcosa di completamente nuovo. La morte parla di trasformazione, ma una trasformazione che si impone. Più queste due persone cercheranno, lui o lei o anche tutti questi parenti, di impedire, diciamo, che tra queste due persone ci sia la morte, quindi il cambiamento, la fine, più queste tempistiche rallentano. Perché più loro si, in qualche modo, incaponiscono ad ancorarsi a vecchie posizioni, più la situazione risulta lunga. Ma il cambiamento c'è. Qualsiasi strategia tutte queste persone possano mettere in campo non servirà. Perché ragazzi, quando parla il karma, quando parla la morte, qui c'è poco da fare, D'accordo? Dunque, vi ripeto, qui, come vi suggeriva la carta della giustizia, le tempistiche non sono così brevi, o meglio, il cambiamento tra queste due persone inizierà già a farsi sentire entro le prossime 4 settimane, i prossimi mesetti, quindi ovviamente verosimilmente nell'estate, magari proprio anche quando dovranno, diciamo, trascorrere le famose vacanze obbligate insieme. Ecco che la situazione diventerà sempre più precaria ed esplosiva. Ricordate la torre, ricordate 5 di bastoni, litigi, discussioni. Ecco che questa situazione diventerà sempre più difficile da gestirsi e da viversi. Quindi queste persone arriveranno ovviamente ad un dato di fatto, cioè il rapporto va chiuso. Qui qualcosa deve cambiare. Però, vi ripeto, in questo caso gli effetti sono sicuramente molto più lunghi, come appunto vi veniva consigliato con la carta della giustizia, per cui non stiamo parlando di 4 settimane, ma di un cambiamento che andrà oltre diversi mesi, d'accordo? Nel momento presente però, vi ripeto, qui c'è una torre, quindi tra queste due persone, vi ripeto, è calato il sipario. Ma ovviamente la carta della morte ci parla sì di un passato che quindi deve essere chiuso a seguito di questa morte, ma vi ripeto comunque tempi allungati soprattutto da tutte queste persone che in qualche modo diranno la loro, interverranno, e ovviamente anche dalla difficoltà al cambiamento di queste due persone che tendono, ahimè, ad ancorarsi, vi ripeto, un po' troppo al passato. D'accordo? La morte, ragazzi, va accettata. Ci sono persone che hanno veramente il terrore del cambiamento. Ecco, queste due persone hanno paura del cambiamento. Quindi potrebbero loro e i loro familiari allungare un po' la situazione. Ma qui il rapporto tra queste due persone è finito. D'accordo? Però è chiaro che le tempistiche potrebbero essere allungate anche di molto, proprio ovviamente a seguito di situazioni obiettivamente gestite male dai soggetti della stesa, lui e la compagna ufficiale, e da tutti questi interventi terzi. D'accordo? Ovviamente ragazzi, come sapete, io poi tendo a rifare chiaramente le stese, quindi andremo a tenere ancora d'occhio la situazione, in particolar modo una situazione del genere che è in divenire con questo cambiamento che c'è, però ovviamente con tempistiche, ahimè, piuttosto lunghe. Ovviamente, come vi è stato consigliato dalla giustizia, ribadisco, mettetevi come priorità, vivete la vostra vita, andate avanti per la vostra vita, a prescindere da questa persona. Come sempre, ovviamente, ragazzi, mi raccomando, tenete duro, forza, coraggio, determinazione, prudenza e discrezione, mettetevi come priorità e come sempre, a presto e buona fortuna.